La trama di Metal Gear Solid è famosa per essere molto complessa ed articolata, ma se dovessimo riassumerla in parole povere? Il giovane soldato dall'ambiguo nome in codice di Solid Snake viene inviato alla fortezza di Outer Heaven per eliminare una terribile arma nucleare chiamata Metal Gear. La missione è rischiosa, ma Solid sarà supportato via radio dal miglior soldato in circolazione, suo mentore, nonché padre Big Boss, quindi non ha nulla da temere. L'espressione di Solid quando scoprirà che sarà stato invece proprio lui a costruire la fortezza, l'arma ed aver perso completamente la testa e cercato di ucciderlo in svariate occasioni sarebbe stata bellissima da vedere se Solid ne avesse avuta una. Con un plot twist degno di Hollywood, Snake dovrà quindi distruggere la possente e terribile arma nucleare che tra parentesi è così terribile nell'aspetto che persino lo scienziato che l'ha costruita se n'è pentito e vuole farla saltare in aria. E poi dovrà uccidere l'uomo che gli aveva insegnato tutto. Insomma, in questa tragica situazione il lato positivo era che perlomeno Snake era riuscito a salvare il suo vecchio commilitone Gray Fox, anche se leale amico. Lui sicuramente non lo avrebbe mai tradito. La situazione si conclude con un'enorme esplosione, l'unico stratagemma possibile per farci intendere che il Metal Gear era distrutto per sempre e il suo creatore morto. Guarda caso, 3 anni dopo il nostro Solid Snake è di nuovo però alle prese con un altro terrorista che vuole utilizzare proprio il Metal Gear come arma di conquista globale. Ma sorpresa! Anche il terrorista è rimasto lo stesso. Big Boss è misteriosamente sopravvissuto alla distruzione di Outer Heaven ed è scappato in Russia dove ha costruito una versione della sua fortezza più grande, più armata e più popolata, con un Metal Gear che questa volta, pensate, funziona persino. È Zanzibar Land. Oltre a dover fronteggiare anche questa volta una mappa super complessa, Solid dovrà vedersela con ascensori improbabili, bambini inquietanti, stanze buie, raffreddori, una palude, guardie eccessivamente sospettose, scienziati pazzi ed un piccione. Esausto, il nostro eroe arriva finalmente di fronte al Metal Gear, ma questa volta ad averlo preso in giro e pugnalato alle spalle è stato Gray Fox, il suo vecchio amico che inspiegabilmente sembra essere passato dalla parte dei cattivi. Poco prima di morire ci terrà a raccontarci di come Big Boss abbia la capacità inspiegabile di farsi un sacco di amici pur essendo un vero stronzo. Non resta che l'epico scontro finale. Peccato che Big Boss, che assolutamente non teme il suo discepolo, si presenta bardato e pronto all'azione mentre noi saremo completamente disarmati e Solid dovrà quindi dimostrare la sua fantasia e riuscire ad arrangiarsi alla belle meglio, tornando a casa giusto in tempo per cena. Dopo tutto questo trambusto, Solid non ce la fa più, e siamo solo all'inizio, e decide di ritirarsi. Cavarsela con un disordine da stress post-traumatico è il minimo dopo aver dato fuoco al proprio padre biologico e aver ucciso a pugni il proprio migliore amico. Decide allora di andare nel posto più remoto sul globo, l'Alaska, per vivere in pace. Ma guarda un po', il prossimo terrorista che ha deciso di tenere in scacco il mondo con delle testate nucleari è proprio in fondo al vialetto di casa. Snake avrà però tirato un sospiro di sollievo nel comprendere che questa volta il pazzoide in compagnia di grandezza in questione non era suo padre, ma il suo fratello gemello segreto. Sembra che quest'ultimo abbia ereditato tutti i geni da guerrafondaio e interminabile oratore del padre, e nonostante affermi di odiarlo a morte, alla tenera età di 33 anni è ancora in cerca della sua approvazione. Per fermarlo ed evitare che salga a bordo dell'ennesimo Metal Gear, Solid dovrà solo prima salvare 2 ostaggi e affrontare tutta la sua unità di terroristi. Fortunatamente il governo lo sta aiutando in questa impresa. A sua insaputa gli è stato iniettato il Fox Die, un letale virus in grado di mettere fuori gioco gli avversari in pochi secondi. In realtà dovrebbe essere in grado di farlo. Caso vuole che nessun avversario ne risentirà l'effetto, mentre i poveri ostaggi verranno colpiti da mortali malori proprio un secondo prima di rivelarci fondamentali informazioni. Tra 1000 peripezie, difficoltà ed intrecci di trama, Solid riuscirà pure a farsi dei nuovi amici. Meryl, una giovane soldatessa infatuata di Snake e dalle doti sorprendenti, è dota con uno scienziato nerd appassionato di fumetti e dalle lacrime facili. Chissà chi dei due decideremo di portare con noi nel finale. Per concludere in bellezza farà la sua ricomparsa persino Gray Fox, che era morto nella scazzottata con Solid ma era tornato dall'oltretomba in una versione ninja cyborg pur di ricevere un'altra dose di botte. Risolte le vecchie questioni, Solid è pronto ad eliminare la sua versione inglese, bionda e malvagia, ma questa non ne vuole sapere di morire e in un eterno monologo gli rivela che in realtà loro non sono fratelli ma cloni di Big Boss e che questo li rende naturalmente nemici dalla nascita. È solo dopo l'esplosione
combinazione del Metal Gear Rex, una scazzottata all'ultimo sangue, una caduta potenzialmente mortale, un inseguimento, una sparatoria in auto ed un incidente stradale, che il Fox Die si degna di attivarsi e di porre finalmente fine alla tragica vita di Liquid Snake. Senza aver ben capito cosa sia in realtà successo, Solid si allontana in dolce compagnia da Shadow Moses in un bellissimo lieto fine, ignaro dell'esistenza, attenzione, di un terzo fratello clone, che non è nulla di meno del presidente degli Stati Uniti d'America e che sta tramando nell'ombra. Poco tempo dopo, Snake decide di far diventare il suo hobby una professione e mette su un'organizzazione insieme ad Otacon per distruggere tutti i Metal Gear presenti sulla faccia della Terra. Peccato che adesso vengano prodotti in serie. Sconsolato, decide allora di lasciare tutta la fatica di distruggere nuovi carri armati bipedi e l'ultimo rimasto della sua famiglia disastrata ad una recluta ignara ed inesperta. Il caso vuole che Raiden, che sembra non ci azzecchi nulla con tutta questa storia, casualmente sia la pedina fondamentale per il piano super segreto che un'organizzazione governativa che mira a controllare il mondo intero ha assolutamente bisogno per riuscire nel suo piano finale. Coincidenza interessante? Ebbene, non finisce qui, perché il ragazzo è anche il figlio adottivo di Solidus Snake, il terzo clone. Insomma, al poveretto sembra proprio essere toccato il ruolo di protagonista e quindi anche tutte le sciagure che ne derivano. Oltre a dover fare i conti con una fidanzata particolarmente insistente ed isterica che continua a chiamarlo sul lavoro ed un colonnello Campbell buggatissimo, Raiden dovrà abbattere Metal Gear su Metal Gear e rivivere l'incubo di Shadow Moses in quella che sarà una simulazione perfetta degli eventi accaduti. Capito adesso perché Solid ha passato volentieri la torcia? Nel frattempo scopriremo che il colonnello in realtà non esiste e che a contattare Raiden era sempre stata una terribile intelligenza artificiale che, evoluta, stava naturalmente architettando di conquistare il mondo. Alla fine del gioco Raiden è così confuso che non sa nemmeno più come si chiama e decide di prendere Snake come modello di ispirazione e svignarsela con la sua Rose. Beh, poteva anche andar peggio. Sopravvissuti a Sons of Liberty, nulla sembra poterci più spaventare e ci prepariamo per il gran finale. Ah no, prima ci sono i prequel. Ok, allora si torna indietro, molto indietro. Andiamo negli anni 60 a conoscere Big Boss quando era solo una giovane recluta. Ma pensano davvero che ci potranno intenerire sapendo già come andrà a finire? Ebbene sì, scopriremo così che il nostro villain non è nato cattivo, ma lo è diventato a causa del governo degli Stati Uniti che lo aveva costretto ad uccidere il suo mentore e la sua amata, The Boss. In un'avventura nella giungla russa faremo la conoscenza di interessanti personaggi che avrebbero dovuto facilmente doppiogiocare il nostro protagonista, ma che cadranno inevitabilmente vittime del suo charme ed un cattivo ambiguo almeno quanto il titolo del gioco. La missione proseguirà tra le avventure di una spia russa che cercherà in tutti i modi di farsi mettere le mani addosso da Snake e una cinese che ci riuscirà. A fine missione, il nostro John, sì, si chiama così, si ritroverà con qualche amico di più, un occhio di meno e il cuore spezzato. Verrà premiato per il suo incarico con una bella medaglia e un titolo altisonante e poco originale, ma un bel pianto davanti alla lapide della sua eroina non sarà sufficiente a placare il suo animo. Vagherà così per il mondo per mettere in pratica il desiderio che la sua maestra aveva espresso poco prima della morte, la pace nel mondo. E quale modo migliore per realizzarlo se non un esercito di mercenari agguerriti da lui capitanato? Ed è così che torniamo là, dove tutto ha avuto inizio. Ed eccoci pronti a raggiungere finalmente la conclusione della saga. Sono passati pochi anni, ma Solid Snake è irriconoscibile. Dall'aspetto sembra un ottantenne e stranamente non sono state le troppe sigarette di incazzature e la depressione di Fox Die a ridurlo così. Anche se poco gli resta, prima di lasciare questo mondo vuole assolutamente finire il lavoro che ha iniziato e distruggere l'organizzazione mondiale che sta trasformando il pianeta in un libro di George Orwell. Come se non bastasse, la missione si complica con l'imprevista ricomparsa del fratellino malvagio, che sembra rivivere attraverso il braccio trapiantato nel corpo di Revolver Ocelot. Certo che se quest'ultimo avesse preso da parte Snake e gli avesse spiegato tutto, forse le cose sarebbero andate un pochino diversamente. Fatto sta che il nostro simpatico vecchietto, con un feticcio per i proiettili, le torture e per Big Boss, sperava forse che intuissimo il piano che aveva studiato. Un piano così articolato e complesso che nemmeno la mente più contorta potrebbe aver ben chiaro. Insomma, fingendosi il cattivo più iconico della saga, sperava semplicemente che nel tentativo di fermarlo, Solid lo avrebbe inconsapevolmente aiutato nel liberare il mondo dalla prigionia dei Patriots. Assurdo? E ancora più assurdo il fatto è che funzionerà. Inizia così l'ultima impresa di Solid, che tra vecchietti che continueranno a scambiarlo per qualcun altro, morti inspiegabili e boss fight contro modelle provocante, avrà per l'ennesima volta il ruolo del burattino. Tutto questo è molto tragico, ma noi siamo contenti così e la dimostrazione è il fatto che le scene più positive di tutto Guns of the Patriots saranno quelle che ci piaceranno meno.
Mentre il suo mal di testa causato dal tentativo di comprendere cosa stia accadendo diventa sempre più insopportabile e il virus dentro di lui rischia di farlo diventare una specie di arma batteriologica ambulante, decide di porre fine alla sua vita con un ultimo gesto. Ma nemmeno questo riesce a fare in santa pace. Poco prima di premere il grilletto spunta Big Boss, sì, proprio lui, tornato in vita e pronto per fare un bel discorsetto al suo fratello, figlio, clone, insomma. Dopo una vita passata sempre a fare la cosa sbagliata, sembra che il nostro Big Boss abbia finalmente intenzione di compiere un gesto altruistico. Ma siamo sicuri che le tue parole sono tutte frutto del tuo sacco? Vabbè, ciò che conta è l'intenzione e Big Boss morirà poco dopo, lasciando finalmente in pace per sempre il nostro eroe che potrà godersi una meritata pensione. Ok ragazzi, questo era tutto, io spero che il video vi sia piaciuto e spero di non essermi dimenticata nulla di troppo importante. Oddio, ma The Phantom Pain! Ok, allora recuperiamo velocemente le cose importantissime di trama di The Phantom Pain che sono...